Aiuto! Che è questo sasso? Aiuto! Prossima volta si porta la motosega. Ciao a tutti! Natale si avvicina e siamo venuti nella città dove si fa il maggior numero di dolci natalizi. Ovviamente parliamo di Siena e ora ci facciamo un bel giro alla scoperta di questi dolci. Ah, e comunque ci sono anch'io, Buongiorno. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Prima tappa panificio San Girolamo per provare subito il dolce forse più famoso. Wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. Quindi il primo dolce è ricciarelli che erano quasi finiti, però siamo stati in tempo per prendere un po'. Curiosa. Freschi, bel morbidi, sento in mano. Mamma mia, buono. Aiuto! Sai che mi piace in questo dolce? È molto aromatico, sento questo arancio, sento tantissime mandorle, è super morbido, sento anche che è bel umido, non è secco, è dolce buono da mangiare tanto, con quantità, perché mamma mia, molto buono. L'origine dei ricciarelli non è molto chiara, sicuramente derivano dal marzapane. We won't go until we get some, so bring some out here. Good tidings. Mamma mia, buoni, buonissimi. Sappiamo per certo che comunque esistono almeno dal XV secolo perché erano presenti nel banchetto di matrimonio di Caterina Sforza. È un dolce a base di mandorle, arricchito con miele, zucchero, in questo caso tanta arancia, spezie, e il nome ricciarello, probabilmente perché poi le versioni sono tante e disparate, deriva da Ricciardetto della Gherardesca, che tornato dalle crociate portò con sé dei dolcetti arricciati e da lì il nome ricciarello. Un'istituzione a Siena per i dolci natalizi è Sinatti. Ora Sinatti ha spostato la sua pasticceria in periferia di Siena, però abbiamo trovato un posto qui in centro dove vengono venduti i loro dolci. E quindi, prossima tappa, dolci e cantine. Sono come mutande così. Ta-da! Abbiamo preso Cavallucci, apriamo con voi ora. Much later. Io penso che nel frattempo si sono già addormentati tutti. Wow, questo è sapore interessante. Ci sono erbe aromatiche, un po' come menta penso, non so. Sì, io sento così, magari non c'è, non so. Ci sono tante frutte secche e uvetta, vedo. Secondo me ti ha visto tutto sbagliato, ma insomma vabbè. No, rosmarino dentro. Sì, No, timo. Dilli tutti. E mento. Con cosa mento sento? Mento sento. Ma che cavolo vuol dire mento? Menta. Non c'è la menta. Comunque molto interessante. Ti sembra secca però non è secca. Buono anche questo. Si pensa che in origine si chiamassero berriguocoli. La prima apparizione di questo dolce, che era praticamente identico all'odierno cavalluccio, risale al 1500, durante il Concistoro di Siena. Questi dolci vennero distribuiti alla popolazione. Buoni anche questi. Ricordano un po' in qualche modo il panforte, sono molto speziati, tanta frutta candita dentro, non sono più duri come erano duri fino a qualche tempo fa, si sono un po' ammodernati. Il nome cavallucci si pensa che derivi
dai cavallai, che alle stazioni di posta qui a Siena, durante il cambio del cavallo, si dice che davano un biscotto al cavallaio e un biscotto al cavallo di cui era particolarmente ghiotto. Ci credo, sono buonissimi. Che è questa spezia balsamica? Secondo me anice, si sente anche la noce moscata, penso anche il chiodo di garofano, c'è diverse spezie dentro, molto buono. La prossima tappa dove vogliamo assaggiare i dolci natalizi è posto magico, il Magnifico. Magnifico. Il Magnifico. Magnifico! Magnifico. Con i nostri potenti mezzi tecnici, ora taglio questo coso che si chiama. Che si chiama? No, non sento. Pan pepato. Pan pepato. Ah, è chiuso molto bene. I potenti mezzi tecnici sono troppo potenti. Aiuto! Che è questo? Sasso? Dai! Io devo dire che non sono amante di pan pepato. Che è successo? Questa volta è molto buono. Questo dolce è molto speziato, ci senti tante frutte secche e che mi piacciono anche mandorle che sono tostate giustamente. Mamma mia, buonissimi come sapore. Tutto insieme sta molto bene, però stranamente questa volta mi piace di più. Bravi. Il pan pepato di Siena non è da confondere con il pan pepato ferrarese, sono due cose molto diverse, hanno in comune solamente il nome. Pan pepato ferrarese, in realtà il nome deriva da pan papato, quindi non è una questione di pepe, anzi lì c'è il cioccolato, è proprio un altro dolce. E tra l'altro è uno dei miei dolci preferiti, il pan pepato. Tantissima frutta secca ovviamente, tante spezie. Logico, per piacervi questi dolci vi devono piacere i dolci speziati, perché sono belli dai gusti medievali, rinascimentali, quindi belli ricchi. Sul pan pepato bisogna raccontare un po' di storia, perché poi il nome completo è panforte pan pepato. Panforte, in Toscana la parola forte significa acido in realtà, deriva dal latino fortis che significa appunto acido. Per quello si dice anche tu sei forte come l'aceto, oppure si usa la parola dolce e forte al posto della parola agrodolce. Il nome panforte quindi deriva dal fatto che in passato la frutta non perfettamente essiccata, specialmente con l'arrivo della stagione calda, creasse delle muffe e irrancidisse il panforte e diventasse quindi acido. Ovviamente il panforte e il pan pepato erano dolci in passato esclusivo appannaggio degli speziali, perché erano un po' gli unici che si potevano permettere le spezie a uso farmaceutico, che poi venivano usate anche in cucina, ma specialmente a uso farmaceutico perché erano molto costose. Si narra che Niccolò de Salimbeni, pentito della sua vita un po' così, decise di regalare tutte le sue spezie alle suore di un convento. Una di queste suore, una novizia, Sor Leta, un giorno trovò nella dispensa tutte queste spezie dai sacchetti lacerati e quindi tutti i contenuti mescolati insieme alla frutta secca. Per paura di dover buttare via tutto quanto, decise di mettere tutto sul fuoco con del miele e realizzare quindi così un composto da poter regalare ai poveri. Ora, mentre preparava questo composto, gli apparve un gatto nero che le proferì delle parole e lei capì che quello era il diavolo e quindi lo mise in fuga lanciandogli il composto bollente addosso. La badessa del convento, Suor Berta, fu attirata dal trambusto, assaggiò il composto preparato da Suor Leta, le piacque tantissimo e per via del suo sapore molto speziato le dette il nome di pan pepato. Ora questa è chiaramente una leggenda, però magari ci sarà un fondo di verità, chi lo sa. Quindi si parla di un dolce molto antico, probabilmente intorno all'anno 1000 veniva già preparato, addirittura nel 1300 veniva già esportato. È un dolce che si prepara con 17 ingredienti tradizionalmente, così come sono 17 le contrade di Siena. Il quarto posto dove vogliamo assaggiare dolci natalizia è Antica Drogheria Manganelli. Antica Drogheria Manganelli.
Come quarto dolce abbiamo preso panforte. Ta-da! Utilizzeremo di nuovo i nostri potenti mezzi tecnici. Aiuto! Prossima volta si porta la motosega. Allora, brava Esther, e ora assaggio questa bellezza. Però io ricordo che non mi piaceva, non era il mio dolce preferito. Magari questa volta qualcosa cambia. Nocciole sono molto saporiti e molto freschi. Qui ci sono diversi frutta secca, spezie, miele, ingredienti più o meno sono lo stessi, però è meno forte, diciamo, è meno dolce. Buono anche questo, però secondo me vince pan pipato perché è bel carico, però pesante è quello. Questo più leggero. Il panforte ha un'origine molto più recente rispetto al pan pepato. Comunque buono anche questo, meno speziato, più gentile. Nel caso del panforte abbiamo una data ben precisa della sua creazione, che è il 1879. Fu creato in onore della visita della regina Margherita e fu modificato la ricetta di base del pan pepato, eliminando il pepe, aggiungendo la zucca e la vaniglia in modo da fare un gusto un po' più regale. Da qui il nome poi panforte Margherita. Per l'ultimo dolce, quello meno famoso, andiamo da Dolce Siena. Secondo voi chi è questo? Chi è questo, Mifat? Aiuta, mi ricordo. C'è scritto lì. Questo è coppate. Ecco. Ora ricordo, mi hai raccontato, è come nougat. Ma non lo devi aprire. Devo mangiare così? Ah sì? Ma questa non è carta? No. Mamma mia. Come carta? Dai! Buono questo. Mi ricorda dolce di infanzia. È nougat questo? Che è dentro? Io non lo so, però mi piace tanto. È molto morbido. È pieno di nocciole, molto saporito, molto interessante, scioglie in bocca, non lo so, qualcosa per me, qualcosa che mi piace. Io mangio quantità grandi. L'origine delle copate pare che sia del XIV secolo, attribuita da alcuni alle monache di Montecelso e da altri alle monache di San Baronto. No, questo ti frega perché c'è anche la nocciola dentro, è vero? Non è solo mandorla e noce, ma c'è anche la nocciola che lo rende più goloso. È chiaramente molto zuccheroso, ricorda un po' un torrone, nougat vuol dire terrone. No, terrone. Mi censurano. Nougat vuol dire torrone. Ricorda un po' un torrone, sia come consistenza che come un torrone morbido, sia come consistenza che come sapore. Il nome copate, secondo alcuni, deriva dalla parola accoppiate per via delle due ostie messe a formare una specie di sandwich intorno a questa sorta di torrone. Anche se l'ipotesi più accreditata è che in realtà il nome derivi dall'arabo kubaita, che significa dolce mandorlato, quindi riconducibile anche a dolci simili preparati in Sicilia, in Calabria, in Abruzzo e in Molise. Sembra comunque che la versione moderna, questa bianca che stiamo mangiando anche noi, sia stata inventata dalle suore del convento di Santa Brigida in provincia di Pistoia. Anche questo dolce comunque finì nel banchetto del matrimonio di Caterina Sforza. Good tidings for Christmas and a happy new year. Allora, ci siamo fatti questa bella botta glicemica per voi. Cosa ti è piaciuto di più? Non è un segreto che il mio dolce preferito natalizia? No, sto dicendo bugie ora. C'è anche panettone? No. Di tutto che ho assaggiato, per me, mio preferito è Ricciarelli. Di dolci di Siena, buonissimi, adoro. Secondo che era bel scoperto per me e stranamente mi è piaciuto quest'anno era pan pepato, che era veramente buono. Comunque, tutti i dolci erano buoni se stesso. Bello, buoni se stesso. Siamo quasi a Natale, non c'è una tavola imbandita in famiglia dove non ci sia almeno alcuni di questi dolcetti, in Toscana ma non solo, anche nel resto d'Italia. E nell'augurarvi buon Natale, Lasciate un like, iscrivetevi e scrivetecelo nelle commenti quali sono i vostri dolci preferiti di Natale o di Siena. buon Natale, Buon Natale! Happy Ciao! buona! you a Merry Christmas. We